possiamo avere una dismetria, quindi questa dismetria come in qualche modo viene poi valutata? La valutiamo attraverso i test clinici. Quando noi ci approcciamo ad un esame valutativo dei test clinici, la prima cosa che dobbiamo fare un'osservazione prima globalmente del corpo. In qualche modo ora iniziamo a fare... Irene è già pronta. Procedi tu? Sì, benissimo, procedo io. La prima cosa che facciamo, e voi fatelo in parallelo, iniziamo a fare il cosiddetto test. Dividetevi a coppie. L'esame in ortostanzi, quindi andiamo a valutare ponendo le mani. Siete dispari, benissimo. Allora tu vieni qua con me. Sì. Tu vieni qua con me, loro due lavorano insieme. Noi due. Sì, quindi uno fa da paziente e uno da terapeuta, tanto dopo fate il cambio, ok? Sì. Okay, ecco, poi vediamo meglio di quando fare il cambio, Ok? Allora, il paziente lo facciamo mettere in posizione naturale, con le gambe leggermente divaricate, un po' meno, più o meno all'altezza degli acetaboli, sì. ok? Posizione spontanea. Prima cosa, io osservo, tu stai ferma, guardi avanti, ok? Non ti interessa più quello che faccio io. Cosa vado a vedere? Do intanto un'occhiata se salta all'occhio una sorta di evidenza di asimmetria. La colonna, le cose più comuni, no? La testa, la colonna, le spalle, eccetera. Poi vado ad osservare, posso farlo anche palpatoriamente, osservo la parte posteriore della nuca, vedo il collo, se è piegato più a destra o più a sinistra. Contemporaneamente lo fate anche voi, dovete attivarvi. Poi, ovviamente il paziente senza scarpe. Se volete prendere un po' di carta la fate vedere sotto i piedi. Vedete un po' di carta in modo che... Poi metto le mani sulle spalle. L'osservazione non è solo visiva, ma è anche dei tessuti, per cui quando io metto le mani sulle spalle, io avvolgo le spalle con le mie mani e vado a sentire se la massa muscolare di destra e di sinistra è uguale o è diversa, ok? Vado ad avvolgere anche la spalla, quindi il deltoide, vado a sentire se c'è una differenza di contrazione muscolare e di posizione supero-inferiore e antero-posteriore della spalla. Un po' le mani fredde che non ce l'ho mai, non posso lavare le mani. C'è una dismetria. Ok, quindi il concetto è avere proprio una visione d'insieme, no? Va bene? Okay. Quindi sia visiva che poi palpatoria, no? Poi scendo con la mano lungo la colonna, su ok? piano, Vedi le due dita? orizzontale, no? Perché in questa prospettiva possiamo vedere... Sì, poi Quindi con due dita vado lungo le spinose, cerco di capire se sono di fronte a una colonna con le curve coerenti, corrette, oppure una inversione, un'accentuazione delle curve. Sono sane, mi hanno dato da mangiare. Mi hanno dato da mangiare continentale. Sì, parte della cervicale. A Sassari è molto bella Sassari, quindi sicuramente conoscete per caso un certo dottor Alessandro Castagna? Sì. Perché lo conoscete? Di là invece ci sono due articolazioni, quindi perché tu devi avvolgere questa urgenza ossea. E poi il fisioterapista che lavora con lui, che si chiama Roberto Fiorino, lo conoscete? Fiorino stesso non conosco. Perché non lo conoscete? Abbiamo fatto la stessa scuola. Sì, lavora molto bene. Tutti e due. Tutti e due hanno fatto la scuola qua. Anche Castagna ha fatto questa scuola. Sì. Ma tanti anni fa. Se no ci perdiamo. Ora fa lei a te. Ok, poi cosa osserviamo? Un altro importante punto di osservazione. Quando il paziente scende con le braccia lungo i fianchi, si formano due triangoli. Possiamo fare pratica da loro.
No, si incalzano. No. Si formano due triangoli, questo si chiama il triangolo della taglia, ok? Questo triangolo, se è più grande, indica un allontanamento del bacino da quel lato, se è più piccolo indica una traslazione del bacino da quel lato e quindi è indicativo per la posizione della pelvis. Sì, più grande, sì. Com'è quello suo? Io ho conosciuto Alessandro nel 96, quindi però quella poca differenza ti indica che lei leggermente non dà ok, quindi importante. Hanno terminato con me nel 2001-2002. Bravo? Sì. Grazie. Poi metto le mani al di sopra delle creste iliache e cerco non con gli occhi ma con la percezione di capire se c'è una differenza di altezza tra la cresta iliaca di destra e di sinistra. Con le dita così. Sono a taglio, punto in dentro e spingo in basso. Ok? Prova a sentire. Se sei più comodo. Ricordatevi che gli osteopati sono pigri, fanno meno fatica possibile, quindi tutte le posizioni più confortevoli devono essere le nostre. Lo vedremo anche durante l'esecuzione delle tecniche. Non ci mettiamo mai in una posizione scomoda per lavorare, sempre a risparmio, ok? Quindi prima in dentro, poi vai in giù e senti. Resti in ascolto, non guardare con gli occhi perché non hai strumenti abbastanza per sentire con gli occhi, devi sentire con le mani. Cosa senti? E sono uguali? Sui no? Cerca di andare sul sottile, non sono uguali. Prova a sentire. Movimento, devi trovare una posizione, devi restare lì senza muoverti più. Allora, in dentro e in basso. Di là e di qua. Adesso ascolta e cerca di capire le differenze. Ok? Trovato? Bene. Non mi fa male niente. No. Ok, poi andiamo giù di lato. Qui abbiamo un altro punto di repere molto utile, è il gran trochantere del femore, è una sporgenza ossea lateralmente. La prossima volta portatevi magari una tuta, un pantaloncino, così viene più comodo. Ok? Mi metto sopra il gran trochantere, stessa posizione, in dentro, in basso e cerco di capire la posizione del femore. Cambia completamente. Per provo supino Devi far sentire bene così lo percepisci. Lo so, anch'io parlavo. No, di due persone che ci hanno detto che hanno fatto lo sport. Ovviamente evitate di avere elastici, cose grosse che vi possono dare fastidio. Questo sul noi stiamo paziente, toccando ora il trochantere. tutti i punti di repere fondamentali, generali, poi andremo sullo specifico. Ok? Ce l'avete già elencati sopra la dispensa comunque. Quindi, sì, abbiamo visto stamattina. Quindi questa è tutta un'osservazione. Poi scendendo giù possiamo anche valutare e vedere il grado di deviazione del ginocchio, quindi se il varo in valgo. Lo possiamo provare per vedere la stabilità, cioè di cose voglio dire ne possiamo fare molto. E infatti adesso andiamo ad osservare sotto carico l'angolo di valgismo del ginocchio, se è uguale a destra e a sinistra, ok? Valgismo si guarda dall'esterno. Sì. Paolo? Valgismo dall'esterno. vuol dire che valgismo Io non posso. Alla punta non interessa, abituatevi a sentire con le mani. Ok? Quindi dall'esterno, Sì, capisco, però siccome poi ci saranno delle cose che non possiamo vedere con gli occhi, ci abituiamo a sentirle con le mani. Ok, è uguale, non è uguale? Le gambe di una donna. Normalmente quando adesso tornerete e vi farete la pratica per conto vostro, fatevi una scheda dove raccogliete tutti i dati, perché poi quando facciamo
il bacino ci servono alcuni elementi e ci può tornare utile quello che raccogliamo. Quando facciamo l'arto inferiore, anche a ginocchio, caviglia, piede, è lo stesso. Ah, però c'era un ginocchio più valido dell'altro, ecco perché succede questo o succede quello. Vado giù, cosa vado a vedere? Vado a vedere la curva del tendine d'Achille. Gira verso l'interno o è giù dritta? E di seguito arco plantare interno. Passo la mano all'interno e vado a sentire se i due archi plantari hanno la stessa altezza. Vai. Vi faccio una domanda. Cosa c'ho io? Perché restiamo concentrati in modo polimerso C'ho un male ciabato. su Non la può un mandare. attimo d'attenzione. Su un ipotetico arco più lungo, anatomicamente arco più lungo, l'angolo di vargismo del ginocchio e del retropiede aumenta o diminuisce secondo voi? Cioè il lato più lungo ha il piede largo, di solito, il lato corto aveva un piede cavo. Esatto. È come angolo di vargismo, se uno ha una gamba veramente lunga su quel ginocchio lì, il vargismo aumenta o diminuisce? Può aumentare o diminuire? Aumentare, Può aumentare, ok, quindi perché è già un primo compenso. E se una persona ha, ad esempio, un problema, una sindrome del collaterale mediale, adesso vi porto già in clinica, no? Ok. Facciamo tutto perché c'ha questo uno sportivo che ha una lesione o comunque una distrazione continua del legamento collaterale mediale del ginocchio e noi riscontriamo che c'ha un arco più lungo, ok? Quindi la mettiamo in relazione a questi due fattori, giusto? Cerchiamo un attimino di riequilibrare, eventualmente di alleggerire il carico assiale su quel punto lì. Ecco che già stiamo attivando un certo tipo di ragionamento molto semplice, però un certo tipo di ragionamento clinico in osteopatia. Ok, tornando alla valutazione, adesso noi ci mettiamo in una visione laterale. Sì. In una visione laterale cosa vado a vedere? A questo punto vedo la posizione del cranio, quindi mento più basso, mento più alto, le curve cervicale, dorsale, lombare e sacrale. Ok? La posizione, se sono più proiettati in avanti o più indietro, quindi antiversione e retroversione del bacino, retropulsione delle ginocchia. Ok? Quindi partiamo dall'alto e andiamo in basso. Se c'è un ricurvato un po' meno, quindi un aspetto laterale, chiaramente andiamo a vedere i vari modifiche che avvengono invece su un piano sacrale. Quindi cosa troviamo qui? Cosa non Allora, noi dovremmo avere una lordosi cervicale, qui è un po' ridotta, ok? Un pochino verticale questa curva, una verticalizzazione, qui dovremmo avere più cifosi, invece siamo abbastanza dritti. Diciamo che lei ha una colonna un po' verticale, perde un po' tutte le curve, ok? E ha poi invece un bacino in flessione, quindi lei è così, ok? Ginocchia leggermente recurvato, tende ad estendere eccessivamente le ginocchia. Questo per motivi che noi conosciamo, tende a mantenere anche il baricentro molto largo, vedete? È una protezione sul ginocchio. Un baricentro molto largo perché allontana molto i piedi. Il lungo ti darà un flexion. Ok? Ok. L'esame statico, passiamo ora mettiamo il paziente sul lettino e facciamo l'allineamento posturale. Ok. Che bello. Quindi tu vai di là? Sì, io vado. Finalmente. Sì. Il giusto riposo. Allora, paziente supino, facciamo una prima valutazione. Allora, Parti prima di quella posizione spontanea, no? sì. Allora, il paziente si sdraia sul lettino in maniera spontanea. Noi osserviamo se, ad esempio, assume una posizione asimmetrica, ok? Molto spesso il paziente ha una percezione del corpo che è diversa dalla simmetria vera e quindi io di questo ne tengo conto. Poi,
per allineare in maniera corretta, prima di fare una misurazione del paziente, facciamo quello che si chiama l'allineamento posturale. Allora, osservate le posizioni delle mie mani come si muovono. Quindi io prendo da dietro le ginocchia e metto i piedi uniti, pari. Passo la mano sopra. Braccia lungo il corpo. Una mano sopra. Il paziente resta con le braccia lungo il corpo. L'altra mano sotto la schiena e chiedo al paziente di inarcare e cadere giù. Inarcare e cadere giù. Cosa facciamo? Con questa manovra... Guarda, scusami. Sì? Una volta che l'hai messo pari, metti bilateralmente lui su, tira su e giù, lascia giù, tira su, lascia giù. Ok, l'accompagnante bilaterale perché altrimenti potrebbe già in qualche modo mettersi in posizione. Questo è proprio l'inizio dell'allineamento posturale che serve per allineare la testa, il dorso, il bacino e i piedi. Da questa posizione qua, vai avanti Mara. La prossima volta cominci e finisci tu perché a me così non mi va bene. Va bene. Afferriamo le caviglie Prendi un caffè. e trazioniamo verso di noi. Sono terribili. Da qua devi fare subito, ok? Perché allora prendi pari e Senza che lui si intraga un muscolo, trazioni e metti direttamente i pollici sulla per valutare se ci sono delle risvegliate che dopo capiamo da cosa sentono. Bravissimo. Allora, quando trazioni verso di te, tu non stai in metà, perché te metti tu, lo trazioni verso te. Ti metti dritto, prendi le caviglie, vai giù e metti subito i pollici, vedi, in questo modo qua. Vedi che c'è una differenza? Prova tu. E il paziente non deve alzare la testa. Allora è curioso di guardare. Quando ci riferiamo a destra-sinistra, regola generale eccetera, è sempre riferito al paziente. Quando io dico destro e sono messo così, ovviamente mi riferisco alla sua destra, chiaramente. Ok? Così abbiamo messo davanti una 3 volte. Allora, questo è il primo allineamento posturale, un allineamento in qualche modo che ci permette momentaneamente di cogliere effettivamente delle differenze in caso. Pollici dentro e avvicina i pollici il più possibile, così hai un parametro subito di confronto. Qual è? Sotto, subito Rifate di nuovo la sotto, manovra, così. Rifate di nuovo la così manovra. spingi su e senti. Fletti le ginocchia, Ok. esatto, fletti, esatto, pari, piedi pari, così, tira su, Su, molla, giù. Inarca bene. Vai di nuovo. Giù. passi direttamente in fondo, così hai una trazione, esatto, e li tieni uniti. Poi? Prof? Dopo, allora, malleoli mediali, poi abbiamo, allora passiamo naturalmente al lettino e andiamo a percepire e a localizzare, secondo punto di repere, che sono le SIAS. Le SIAS le valutiamo in due modi, un modo supero-craniale, quindi craniale caudale, e un modo invece ventrale dorsale, dorsale ventrale, quindi ponendo i pollici o sotto oppure andiamo a di vedere la fronte. posizione destra. Ma i pazienti li facciamo fare proprio Cosa? cioè li valutiamo così? Sì, sì. Sì, Siamo ancora ovviamente la cosa migliore è questa qua. La cosa migliore è questa. Ok, prima mi metti i pollici, adesso io l'ho messi sopra. Guarda con gli occhi Così di la tutto, metti sopra. cerca di percepire la posizione delle tue dita una rispetto Questo all'altra. qui, li metto pari. E col E poi do corpo un'occhiata, deve stare vedo qual è il più alto più basso. possibile no? vicino al centro del suo corpo, in modo da non avere le tensioni che si falsano alla percezione. Ok?
Ok, qui sei sotto, no? Carta e penna, sul tuo quaderno ti devi segnare tutto quello che trovi, destra più alta, sinistra più bassa, malleo più caudale, più caudale, ok? Giusto? Ah, sì. Ok. Poi? Poi potremo vedere se la SIAS è più vicina o più lontana dall'ombelico. Ricordate il gioco che fa anche Livio in chiusura e in apertura? Ok? Cercate di valutare. Io metto le mani sulle creste iliache, al centro, ok? E poi dirigo le dita verso l'ombelico e vado a sentire proprio se con il palmo della mano oppure sembra così a più volte, chiuso, vedi? Mettendo sempre giusto, ci vuole per forza così. Però a volte a me basta ad esempio, se è più chiuso si avvicina di più piccolo all'ombelico, basta anche questo, no? se è più aperto Quindi si noi allontana. allora faccio in questo modo qua, posiziono il pollice e poi vado con praticamente l'eminenza ipotema. Perché sempre visivamente qui non senti niente, è difficile vederlo visivamente, però così hai una sensazione, a volte quella piccola differenza. Se c'è un disequilibrio, cioè se c'è una dismetria si percepisce. Sì. Di solito sei anche l'algebra più bassa, quindi Avete visto il flare? Così quegli esercizi di cui parlavamo prima del mammentario, ok, quello di questo professor Greenman, lui insegna proprio dei metodi per fare la preparazione delle mani, scaldare prima di cominciare a lavorare. Andate a vedere perché sono bellissime. Ma ci devi mandare gli spenti? No, sono i video quelli che sono nella colonna di destra, Quelli in inglese. quelli in inglese, però c'è la traduzione. Vediamo l'ultimo punto di rebere. Vediamo anche le creste iliache, se ci riuscite. Mettete trasversalmente le mani, avvolgete le creste iliache e unite e chiudete a morsa una mano verso l'altra. Vedete se Vai a sentire. una è più alta o più bassa. La cresta iliaca ha un profilo un po' tondeggiante, no? Questa rispetto Quindi a questa, il fatto che sempre centrato, sì, ti appoggia il lettino in modo che non stai con la schiena di sforza, proprio un punto, e diciamo senti così, sicuro, la certo. posizione. No, vabbè, quello ce l'hai, Allora, nel senso. visto che sei bravo, ti spiego che diventa difficile. Qual è il piano più basso? Ok? Allora, devi imparare la posizione. Microscopica, Le posture sono importantissime. Ascolta, io mi devo mettere il più possibile sulla linea mediana, sì? Perché così anche la tensione delle mie braccia non mi fanno percepire cose sbagliate. Poi mi metto dentro, prova a sentire c'è la cresta iliaca. Facciamo che sensazione lasciamo solo la maglietta, così non abbiamo troppa roba. Sorgeliamo. Ok? Eccola qua. Ecco, un'altra cosa, quando si fanno gli esami, io praticamente appoggio, giro intorno vedi il paziente in due posizioni diverse. e quindi Ok? sento Sì, l'altezza relativa a destra e a sinistra. Come la senti tu? Allora, Uguale? le microscopiche, però Però tu c'è tensione. non la tensione, ma la posizione proprio della cresta iliaca, La posizione, quindi se è più anteposta o Questa, se- no, l'altezza, L'altezza. in direzione cranio-caudale. sì, in questo senso. Hai capito? Sì, sì. Ok, allora, adesso... Crono, vediamo le Sì, tips. sì, andiamo giù. Sincronizzi. Allora, però ricordatevi una cosa, quale gamba avete trovato più lunga? Ve la ricordate? Qual è la più lunga? Ok. Anche se c'è ricordi su di lui, la gamba che era apparentemente Ah, più c'è lunga. sempre su di lei poi. Sì. Soprattutto nella parte di pieno di differenza. Qual era la destra? La destra, sì. Ok, la destra. Ok. Ma ci sono delle conferenze che dobbiamo poi capire le gambe, chiaramente c'è qualche perturbazione. Allora, quando mettiamo il paziente pronto, ascoltate, potremmo anche tenere il paziente che ha o le braccia con un appiglio sotto, che io normalmente ho l'appiglio sotto, oppure può tenere le braccia così, a parentesi, ok? E quindi con la testa va benissimo lì dentro,
Ma in qualche modo impiccia un po' all'esame, no? Preferisco che questo campo qua sia più aumentato. Beh, insomma, anche lì, visto che poi io mi ho dato molto al paziente, nessun problema se fosse una persona anziana che ha artrosi, allora lei adotterei altre cose. Allora, però ci sono due modalità per cui noi possiamo fare un'osservazione cronica. Questa può essere una con il viso dentro al foro, no? Però non ci permette praticamente di svincolarci dalla flessione tibiotarsica, no? A volte lo facciamo così, a volte lo facciamo col paziente che mette le mani sulla fronte, scende giù e libera i piedi in modo che ci sia. Allora, facciamo questa allora, così. Esatto, siamo così, liberi qua, e qua dobbiamo andare a vedere una cosa. Qua dobbiamo vedere una cosa. Allora, quale gamma era più lunga dalla destra? Destra, rimane comunque a destra. Però non è. Ok, vai, misura i talloni. Giusto? E anche abbastanza direi, Va bene. Qui allora, più che il madaulo mediale, che diventa abbastanza complicato, guardiamo la tuberosità diciamo del calcagno. Vediamo un po'. È ancora un po' più lungo. No, in realtà mi fa male l'altro. Però si vede molto, poi prima di noi scarso. Così si guarda, faglielo vedere che differenza c'è su di lui. C'è abbastanza, vedi? Poi dopo andremo a capire perché. Ok, qui dovremmo andare a vedere anche per diminuire questa distanza qua, dovremmo vedere anche questa distanza tibiale e questa distanza femorale, perché uno può avere una discrepanza, ma la discrepanza dov'è? Quindi qua, quello è il punto di regole che adesso non riusciamo a vedere, le pliche oblique. Oppure facendo flettere le ginocchia, io vado a vedere la differenza se va a carico della tibia, la trovo qui, se va a carico del femore la trovo qui. Allora, o le pliche unite oppure senza spostare le ginocchia, eccola qua, vicino bene alle ginocchia. Quello più esterno. Guarda, questo no, perché qua il ginocchio mi scende di più. Vedi che sparisce. Mannaggia, chissà perché. Guarda, un po' il destro, vero? Se rimane qua invece va a carico della tibia. Sì. Qua fare, vedi? Se invece È davanti alle ginocchia, è a carico del femore. Allora qui abbiamo una piccola impari e sotto si vede quello sì, certo. esterno. Allora qui abbiamo una piccola differenza, ok? Allora, qui scende di più il destro, ma qui praticamente abbiamo pari. Ok? Quindi presumibilmente la differenza è dal femore in su. Su di lui invece? No, mano sul Vedo? Sì, mano sul petto e sulla tibia. Guarda, Tu ce l'hai sulla tibia? guarda, questo è guarda un attimo sull'altro, perché così già fa l'esperienza. Qui c'è una piccola differenza, in più a destra, io piego il ginocchio, ok? Allora, qui si annulla, e qui scende però, vedi? Anche questo. Ok? Quindi non è più sulla. Siamo al caso. Non è, lui è il femore e lui invece è la tibia. Ok, Lì per forza è già fermo e comincia a andare sul bacino. Dove può essere? Oppure possiamo dire che è in su, o possiamo già dire che è solo sul femore. No, diciamo che comunque la discrepanza è dal femore in su. Quindi dal femore in su, non possiamo dire che è il femore, perché basta che il gioco dell'ilio è più alto o più basso, oppure secondariamente, dobbiamo mettere poi domani parliamo di sacro, quindi potrebbe essere anche una perturbazione del sacro, no? Possiamo dire che la fermo in su.
Esatto, da fermo in su. Potrebbe anche essere una traslazione iliaca, capito? Quindi ancora siamo in fase di valutazione. Adesso, come facciamo a localizzare l'ilio posteriore? Allora, guardate qua, ci sono due fossette, dovrebbero esserci due fossette. Qua. Solco sacrale e solco sacrale. Hai fatto questo? Segui tu lì? Localizzate il solco sacrale. Il solco sacrale è una depressione della fascia a livello di S1 e S2. Ok, posso leggere? Sì. Quelle fosse. Allora. Io scendo così, guarda, faccio così, no? Scendo bilateralmente, eccolo qua, tu trovi proprio sotto, diciamo così, una fossetta ovale, no? Le fossette si chiamano fossette renali, si chiamano anche fossette renali. Faccio così e metti i pollici dentro. No, perché sono i pollici dentro i solchi sacrali, faccio una virgola con i pollici e vado sotto a queste due, diciamo, sporgenze. Cioè non è una postura, cioè è uguale. Quello devi studiare prima. Perché tu qua c'è il Ok, sacro. faccio così, per trovarla cosa faccio? Parto sui paravertebrali, no? Sappiamo un po' in fondo. Quando superate sono sulla S1, S2, sento che c'è una depressione in fondo, con i pollici faccio semplicemente così, faccio una virgola verso l'esterno, eccolo qua, e mi trovo sotto due, eccolo qua, qui adesso te lo metto in evidenza. Vedi? Questa qui è la sips, da una parte e dall'altra. Allora si chiudi quando questa vita Ma allora non è più su dalle fossette, allora. È lateralmente e superiormente le fossette, Ah, sì. ok, sì. Ok, poi Sì. scendiamo dalle fosse sacrali, scendo lungo il bordo della cresta iliaca che viene giù, trovo la sips che è un angolo, mi giro con i pollici verso l'alto e mi aggancio sotto la sips e vado a vedere se sono alla stessa altezza. Guarda che cosa ti faccio vedere. Guarda una lì. Sentite? Sì, ok? E lì mettendo sotto, la prima cosa che avverti, se una è più alta o una è più bassa, quindi il senso cranio-caudale, ok? Poi se tu ci vai sopra, come le SIAS davanti, vedi se una è più alta o una è più bassa. Ok? E senti se sei alla stessa altezza. Ok? Se la sia sempre più alta. Allora, visto che ci siamo e l'argomento è l'ilio sacrale e sacroiliaco, ok? Oltre a questo andiamo a vedere anche un altro punto di repera importante, che sono gli angoli infralaterali del sacro. Prendendo il modello, non so dove sia, ok, prendendo il modello, ve lo mostro sul modello, lo mettiamo già delicatamente su di lui. Quello che abbiamo visto prima è questo, no? Il solco, vedi? Sono venuto in giù così. Nel solco poi lateralmente ho fatto questo lavoro qua e mi sono trovato sotto la sips, ok? Ora, andando in giù, per capire che poi qui devo sentire se questo solco è più profondo o meno profondo, per valutare il sacro, ovviamente ce ne sono già anticipati. Oppure scendo giù, vado lateralmente, questo si chiama angolo infralaterale del sacro, metto i pollici sotto così e valuto se uno è più alto o uno è più basso o uno più alto o uno più basso, uno più craniale caudale, uno più basso ventrale o dorsale, ok? Questi due punti qua sono altri due punti diretti che sono qua sopra. Capito? Allora, riassumendo, lasciamolo così, è meglio. Allora, ascoltami, guarda. Adesso ti faccio un po' una cosa complicata, che però già la trovi comunque sulla dispensa. Io uso 3 dita, indice, medio e pollice. Indice, medio e pollice. Allora, l'indice è nel solco, il medio è sotto la sips, okay, e i pollici sono sotto, chiaramente sotto le AIL. Le AIL ce l'ha qua lui, queste sono le 2 AIL, ok? Io sento che qua è più pieno e qua è più vuoto, a destra, sì, qua è più pieno. Una tensione nel periforme.
Allora, il piriforme, per sentire poi il piriforme abbiamo comunque un lato che dobbiamo andare più lateralmente, perché l'inserzione del piriforme è sul sacro ma è nella parte anteriore del sacro, no? Quindi prende la parte anteriore. Qui più che altro abbiamo il legamento sacro-tuberoso, sacro-ischiatico, capito? Quindi abbiamo una questione di legamenti, però noi andiamo al di sopra ancora, cioè non andiamo così in profondità da andare a sentire le tensioni. Se vuole andare a sentire poi il legamento sacro-tuberoso, il grande legamento sacro-tuberoso, devo andare su questo punto qua. Qui allora tra la distanza tra il sacro e la grande tuberosità ischiatica sento poi il legamento, no? Allora, di sopra del legamento c'ho praticamente il muscolo, ok? Tra il muscolo e il legamento c'ho il punto di Vallet dello sciatico, qui c'ho il punto dello sciatico, no? Quindi vado a fare un po' anche una diagnosi differenziata. Cosa? Allora, indice e medio, allora, prima piazzo l'indice, solco sacrale, poi il medio sotto la sips, okay? E poi vado a ricercare i pollici. Eccolo qua. E poi l'altro è un libro che non ti faccio vedere sul sito. Perché allora adesso abbiamo Voglio vedere come 1, 2. Ma stai entrando nel vento? 1, 2 e 3. Ok? Ti dà proprio una visione d'insieme. Io sento il solco sacrale più profondo a sinistra, più profondo a destra, trovo la iena, posto inferiore a destra, posteriore a destra, eccetera. Sento le sips, tanto per dire, craniale a destra e caudale, qua più bassa, giusto? Dite che qua più bassa. Quindi già con un corpo solo, con una mano, già in tutti e tre i punti di rebere, no? A volte cosa succede? Che noi possiamo trovare una discrepanza tra le lunghezze degli arti apparenti, ok? In prono e in supino. Voi sapete che normalmente quando andate o i pazienti vanno dal cosiddetto posturologo, osteometrico del genere, mette il paziente supino sul lettino, gli misura le gambe e decide in quel momento lì se la gamba è più lunga o la gamba è più corta. Allora la gamba più lunga può essere pseudo più lunga, potrebbe essere più lunga momentaneamente, non potrebbe essere addirittura più lunga pure se appare più lunga, e soprattutto quando se tu fai la misurazione in supino, poi fai la misurazione in prono, non so se è uno di questi casi lo è, ma comunque lo potete riscontrare sicuramente, trovate che in supino è lunga la destra e in prono è lunga la sinistra, ma allora è lunga la destra o la sinistra? Se devi intervenire a fare qualcosa, cosa devi fare? Okay. E quindi bisogna sempre ritornare a questo punto, oltre all'esame. L'esame statico non ce lo può dire, cioè fino adesso noi vi sto facendo fare un po' anche tutto il percorso prognostico, quindi anche diagnostico eccetera. Questo punto qua non lo possiamo sapere. Come lo possiamo sapere? Attraverso i cosiddetti test clinici. Giusto Marco? Cominciamo con i test clinici? Sì, okay. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, noi dobbiamo capire e dobbiamo distinguere. Qui abbiamo trovato tante dismetrie, no? Quindi la gamba più lunga, la gamba più corta, che ne so, un malleolo più alto, più basso, una sias più alta e più basso, ma allora qual è il metro giusto e qual è il metro sbagliato? Voi avete trovato una sias più craniale, una sias più caudale, una sips ugualmente una più alta e una più bassa, un malleolo più lungo e più corto, ma non sappiamo qual è il lato in disfunzione, giusto? Potrebbe essere il destro, ma potrebbe essere anche il sinistro, perché sappiamo che posso avere una gamba lunga, una gamba corta, un miglio rotato anteriore, posteriore, traslato superiore, traslato inferiore. Come faccio a capirlo? Solo usando i test di mobilità, cioè i test di mobilità significa che io metto in movimento l'articolazione sacroiliaca che mi deve dire quale delle due ha una limitazione di movimento. Allora ho il lato corretto. E allora, il primo test che andremo ad applicare è lo START test. START test o test della cicogna. Ok? Test della cicogna. START test. Che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo creare una condizione per cui dobbiamo muovere
isolatamente un'articolazione sacroiliaca rispetto all'altra. Noi dobbiamo decidere a questo punto, siccome abbiamo trovato tante discrepanze, una gamba più lunga, è una gamba più lunga a destra o una gamba più corta a sinistra? Beh, dobbiamo curare quella più lunga accorciandola ipoteticamente, o dobbiamo allungare la sinistra che era più corta, quindi lo dobbiamo allungare? Ok? Quindi dobbiamo trovare la normalità e l'anormalità. Per quanto riguarda l'esame clinico posturologico del bacino, resta sempre centrale la funzionalità dell'articolazione sacroiliaca. Il test che decide quale delle due sacroiliache è in disfunzione, ok, è lo STAR test, che si chiama test della cicogna, che si chiama test comunque, e lo chiamano così. Allora, mettiamo il paziente in piedi, dobbiamo fare una roba di questo genere, lo faccio prima su di lui. Sì, certo. Allora, mettiamoci così, dobbiamo un attimino inizialmente stabilizzare il paziente, perché lo dobbiamo prima istruire, dobbiamo istruire il paziente. A un certo punto gli diciamo, alza anche ginocchio a 90 gradi, destro, tira su, ok, e lo sosteniamo, giù, da sinistro e giù, destro, senza piegare la schiena. Allora, noi offriamo, diciamo, posizione in modo che chiaramente non svingo la destra manca, va bene? Quindi destro di nuovo. Che succede quando a questo punto, immaginate, cercate di immaginare, facciamo un ragionamento, quando noi stiamo in piedi così, no? E solleviamo, da dove dire, il ginocchio destro, cosa avviene a livello dell'ilio secondo voi? Va in rotazione anteriore o posteriore? Non ho capito. Quando sollevi la gamba, l'ilio come si muove? In avanti o indietro? Quella sollevata. Invece appoggiamo Diciamo che appena comincio ad alzare la gamba, l'ilio che sollevo va leggermente in anteriore. Quando supero la flessione, allora poi va in posteriore, mentre l'arto di appoggio va indietro. Ok? Perché appena che io tiro sulla gamba, chiaramente, l'ilio chiaramente pesa, cioè la gamba pesa, l'arto inferiore pesa, no? E quindi porterà l'ilio in anteriorità poi, quando io lo porto invece su a 90 gradi, fa questo movimento. Sto simulando con la mia mano, no? È quello che succede ogni volta che noi facciamo un passo, no? Così chiaramente fa prima in anteriore, indietro e poi in su, indietro e poi in su, ok? Quindi va. Sì. Ok? Allora, questo movimento qui, come lo facciamo per percepire? Dammi un attimo il modello. È in fondo, in fondo sulle tiene in fondo. Grazie. Come lo facciamo a percepire? Allora, qui lo posso fare solamente sul destro e sul sinistro perché abbiamo solamente un emifascino sinistro. Guardate un attimo, noi dobbiamo mettere praticamente, mettiamo due pollici, un pollice, parto di sinistra, un pollice metto sotto la sips di sinistra e l'altro lo metto sopra al solco di sinistra. Ok? Allora, ho due punti di osservazione. Che succede? I miei due pollici praticamente possono muoversi tutti e due insieme o possono muoversi uno rispetto all'altro, perché un po' di gioco nell'articolazione c'è. Allora, normalmente che dovrebbe fare? Appena che lui alza, io dovrei sentire, vedi, che i due pollici si avvicinano. I due pollici si avvicinano, poi quando finisce di fare la flessione dell'anca del ginocchio, i due pollici si allontanano, ok? Questo significa test negativo, cioè vuol dire che l'articolazione sacroiliaca è libera. Se invece succede che quando lui alza i pollici si avvicinano un po', ok? E poi quando lui finisce di fare dall'ultimo colpo torna indietro
i tuoi pollici vanno tutti e due caudali in pratica, vuol dire che non c'è gioco qua. Avete capito? E quindi allora in questo caso il test è positivo. Vuol dire che da quel lato la sacroiliaca è in blocco, è bloccata. È chiaro che deve comunque per forza muoversi, altrimenti il test. sì. Allora, si deve muovere, poi il grado di movimento è soggettivo, ok? Perché allora noi per farlo e per capirlo bene lo devo fare più volte da tutte e due le parti, fino a quando poi non acquisisco una certa padronanza, una certa manualità, ok? Però il gioco è questo, ok? Quindi allora che succede? Si avvicinano, ok? Poi si allontanano, si avvicinano, poi si allontanano, negativo, ok? Invece si avvicinano e poi scendono tutti e due, praticamente caudali tutti e due, positivo, vuol dire che lì non c'è movimento. Questo è il test clinico della sacroiliaca, lo STAR test più attendibile rispetto a tutti quanti gli altri. E che lo facciamo in questa posizione? Lo fate in piedi, chiaramente, certo, lo deve fare in piedi perché il carico assiale è quello che poi ci permette Ma lo si può fare anche da sdraiato, mettendo sotto il... Da sdraiati... Da sdraiato mettendo sotto le dita? No. Allora, da sdraiati lo puoi anche fare, però non è la stessa cosa. Perché? Vi spiego. Perché la condizione nostra fisica da sdraiati e da in piedi manca un elemento essenziale, la forza di gravità. Okay. Visto che poi comunque noi viviamo in un campo gravitazionale, alcune osservazioni le possiamo fare solamente restando in piedi. Chi dice che fa nuoto e un nuoto comunque è anche riabilitativo, una volta si diceva che c'era vai a fare nuoto, il nuoto ti fa bene, l'abbiamo detto per tanti anni questa cosa e poi alla fine abbiamo capito ma dov'è proprio la propria dove c'è poi l'interazione con l'ambiente? Non c'è interazione con l'ambiente perché poi non siamo pesci acquatici, alla fine noi ci dobbiamo confrontare con la forza di gravità, ok? E quindi è così. È un po' complicato però lo STAR test dice questo. Certo, lo dovete provare. Allora devi fare prima un lato e poi Senti la sedia che tu Tutto sei. è giusto. Allora, la sinistra non so. Guarda, c'è una sedia. Prendi la sedia così. Dovresti sentire il movimento. Sì, no, ti puoi anche sedere, certo. Diciamo che però lui già dovrebbe essere già un po', vedi come lo faccio io, cioè dovrebbe essere già un po' in equilibrio, capito? Dovresti già in qualche modo allenarlo. Quindi le mani. Allora, Quello è un SIPS. quello è ti manca la parte del sacco. Allora io tiro su un po' sta maglia. Allora, se fate fatica a sentire la SIPS in posizione in piedi, c'è un modo, spazio, piegare, giù, piega in avanti, la SIPS esce fuori, eccola qui. Prendi contatto con la SIPS, poi lui si alza, tu resti a contatto, qua c'è il solco sacrale. Sì, No, la mano girata. se poi non devo fare. Beh, anch'io all'inizio. Bene, vai su con la destra, lo fai più volte in modo che capisci bene. Quando ti abbassi, carica sulla destra, carica su e giù, fallo un po' più lentamente. Perché lui ha molta tensione fasciale. Fate cambio, prova tu su di lui, no, tu resti fermo. Allora, te lo dico subito. Fate cambio, prova su di lei. Eccolo qua, questa è molto nascosta, sì, è molto nascosta. Ok? Allora, se poi proprio non la senti, io faccio in questo modo. Però se tu pigi su questo punto, Se fai fatica, in lei si piega, Devo andare giù. la SIPS è qua, guarda, dammi la mano. Ecco. Gira il pollice verso l'alto. No, devi fare questo. Ok, fa il tuo pollice, qui c'è il solco. Vieni su. Nunca basta, dovresti andare più qua. Ci sei? Se
Ok? Ok, provate a fare un attimo sto test e ditemi un attimo a destra e a sinistra cosa succede. Vi dà solo il lato della disfunzione, ma non vi dice che tipo di disfunzione c'è realmente su quella sacroiliaca. Vi dice solo che la sacroilia di destra e la sacroilia di sinistra è in disfunzione. Ora, siccome abbiamo detto che nell'articolazione sacroiliaca abbiamo almeno due condizioni, vi voglio mettere intanto due perché dopo se ne metto di più diventa un po' più complicato, ma sono in realtà più di due. Quindi sono altre due tipi di condizioni, cioè potrebbe essere la stessa articolazione sacroiliaca nella quale c'è una problematica dell'ilio rispetto al sacro e quindi una problematica iliosacrale o una problematica a rovescio sacro-iliaca, cioè che riguarda il sacro ma che coinvolge secondariamente anche l'ilio. Questo alla fine cosa ci serve? Secondo voi capire se è un problema iliosacrale o sacroiliaca? Ci serve per poi estendere l'indagine posturologica su una problematica ad esempio di tipo discendente, quindi che vi introduco un altro concetto fondamentale importante, o di tipo ascendente. Mi spiego? È fondamentale capire. Noi dividiamo l'intero, che può essere 100, postura 100, tanto per dire, la dividiamo da 50 a scendere giù e da 51 a salire su. Quindi già in qualche modo inquadriamo la problematica suddividendola a metà. Iliosacrale o sacroiliaca? Per saggiare l'articolazione sacroiliaca e creare una condizione per cui possiamo testare l'ilio nei confronti del sacro o il sacro nei confronti dell'ilio, adottiamo lo stesso test ma con una differenza sostanziale, quello che stavamo un po' accennando prima, cioè in ortostasi o in posizione seduta. Allora, in ortostasi in piedi applichiamo il TFE, quindi test di flessione in posizione eretta significa. E lo stesso test fatto invece da seduti che valuta le problematiche del sacro nei confronti dell'ilio si chiama TFS, test di flessione in posizione seduta, o per il sacro qualcuno direbbe test, diciamo, di flessione per il sacro. TFS, test di flessione seduta, adesso non facciamo varianti strampalate. TFS, test di flessione seduta. Vedi che c'ho anch'io qui in bacchetta, ragazzi. No, scusa, che variante? C'ho anch'io qui in bacchetta. Vabbè. Ok, TFE. Allora, partiamo con il TFE. TFE, come lo facciamo? Allora, localizzate, il paziente in piedi, posizione, piedi paralleli, separati, posizione, diciamo così, diciamo acetabolare, no? Quindi non molto lontani i piedi, non molto vicini ai piedi. Ok? Poi, cosa succede? Noi dobbiamo prendere un punto di contatto con i pollici, bilateralmente possiamo stare anche seduti dietro al paziente, in modo che stiamo anche all'altezza, esatto, se ci poniamo all'altezza anche con gli occhi, all'altezza più o meno delle SIPS, ok? Allora, chiediamo al paziente di fare una flessione progressiva. Quindi, che vuol dire progressiva? Chiediamo prima ad esempio di flettere il collo, flettere il dorso e poi piano piano andare giù. Le braccia vanno a penzoloni verticali giù, fino a quando noi sentiamo che il movimento coinvolge le SIPS e che non andiamo oltre. Quando noi vediamo che il movimento coinvolge già le SIPS, non facciamo raggiungere con le mani i piedi del paziente, noi diciamo semplicemente di ritornare su. Allora, la discesa deve essere di tipo discendente, cioè flettere il collo, il dorso e la lombare. Quando viene su deve fare il contrario, raddrizza la lombare, il dorso e poi la colonna vertebrale. Noi poniamo,
Allora, noi poniamo, allora, prima cosa che facciamo, per localizzare i piedi, a me mi viene spontaneo, non ve l'ho detto prima, metto le mie mani trasversali e vado sulle creste iliache. Partiamo così. Vado sulle creste iliache. Una volta che sono sulle creste iliache, discendo e vado a sentire i solchi sacrali. Solchi sacrali, torno in giù e vado a sentire le sips. Poi gli dietro, piega il collo, il dorso, sì, scendi ancora, scendi. Le braccia rilassate. Ok. E poi vado a sentire, ero già qua, allora, scusami, come ti chiami? Vittorio. Vittorio, e tu? Allora, Maria Giovanna, allora, così, allora, dritto non lo senti, però già così, vedi, eccola qua, la vedi? Questa bozzetta qua è la SIPS, la senti? Allora, questa qua è la SIPS. A volte lo facciamo piegare così, allora, lo prendi adesso così e sono sotto, ok, vieni su. Vittorio, vieni su, ok, e resto, vedi, resto in contatto. Io mi posso anche avvolgere leggermente con le mani. Guarda un attimo i miei pollici, leggi di nuovo Vittorio, progressivo, piano piano. Ok, a posto. Lo vedi che come risalgono i pollici? Risalgono in modo simmetrico oppure no? Vieni giù di nuovo, sì, su di nuovo, scusa. No. Allora, lo rifacciamo di nuovo. Guardate anche voi, limite. Quale risale di più e più velocemente? La parte sinistra, sì, ok? sinistra, Bravo, sì. lo so, è indicato giusto però, hai detto Sì, questa parte. sì, questa parte. Ok? Bene, allora vedi? Il blocco lì. Allora il blocco perché vi spiego, il blocco è a sinistra, perché risale. Allora vi spiego, sembra quasi una cosa contrastante. Facciamo la scenetta. Vieni qua. come a Milano, insomma. Allora. Guarda, Io giusto, sono il sacro. Sì. La capite subito. Bellissimo. Io sono il sacro. Loro due sono l'io. E qua abbiamo la sacroiliaca. Esatto. Ok? La sua sacroiliaca di sinistra è bloccata, quindi io me la tengo stretta a me. Questa invece è libera, più morbida. Io vado in flessione, perché si flette la colonna sopra, arriva il movimento al sacro e io vado in flessione e me la porto dietro, perché io con lei sono troppo attaccata, quindi lei viene giù con me. E quindi la sua SIPS, che è questa, sale subito. Ok? Quindi io vado giù e me la porto dietro. Lei viene su dopo. Ok? Quando c'è la restrizione, la SIPS si muove di più e prima, perché è aderente il movimento, capito? Quando invece non c'è restrizione, c'è un movimento normale, si muove dopo e si muove un po' meno, parte dopo il movimento. Io sono sotto qua con i pollici, uno di qua e uno di qua, ok? Quindi la SIPS che è dal lato dell'ilio più ristretto va subito su, appena il movimento arriva al sacro, invece l'altra parte dopo, capito? Sì. Capito Vittorio? Sì. Ok? Perché allora dove senti il maggior? Perché allora tu hai. Capito Matteo? Perché poi avete il punto d'osservazione sull'ilio, ma quello che si muove è il sacro. Sì, ma il fatto che io sento un po' di dolore sul lato sinistro è indicativo. È indicativo per quello. Sì, Non sento dolore. è indicativo, certo, Quindi perché lì c'è Allora, il facendo piano piano, in modo che voi avete la possibilità di sentire. Tu afferri la e lo trattieni alla custodia, per esempio non si sente la allora è positivo a sinistra, ok? Quindi seguire positivo a sinistra perché questo è il TFE. Poi adesso facciamo il TFS e siccome il TFE e il TFS costituiscono un test diagnostico differenziale, perché allora noi possiamo avere lo star test positivo a destra e a sinistra, il TFE e TFS deve essere poi ovviamente consono allo star test, perché non può essere che lo star test è positivo a destra e poi il TFE e TFS a sinistra, no, c'è qualcosa che non va.
vuol dire che il test è inattendibile, vuol dire che intervengono, può essere pure, ma vuol dire che intervengono delle prima attoriali patologiche che quindi ci portano al di fuori della funzionalità. In compenso troppo grave che non può essere in questo modo qua. Paolo? No, perché ho fatto il TFE, devo capire se il TFE e il TFS è più importante rispetto l'uno rispetto all'altro. Tu non gli dire cosa hai trovato, andiamo così, facciamo il confronto. Dopo se vuoi provi anche su di lui. No, lo fai con il TFE? Col TFE. Oppure il TFS? Col TFS. Ok. La destra trovo Ok. fatto prima. La destra. Quando partiva prima? A me sembrava la sinistra, però. La sinistra. Non ero messo sulle succe. Non è detto che potrebbe sbagliare. Ah no, so, a me è partita subito, quindi non lo so. Così. State parlando di due robe diverse. TFR. No, parlando di lei. Di lei no, di lei. Ah, ok. Vai. Piano. No, su di te ho sentito male. Sinistra. Se tu no, sai cosa? Ti devi mettere sotto la SIPS e poi gli devi andare dietro. Perché quando lei si piega, la SIPS comincia a muoversi. Se tu resti col pollice fermo, hai una percezione diversa. Devi restare aderente. Ok. Vai. Hai sentita? Sì, beh, sì. Ok? Bene. Ora facciamo la stessa cosa con il paziente seduto. Ora qui abbiamo delle sedie con lo schienale, quindi in qualche modo dobbiamo adeguarci e quindi far porre il paziente seduto un po' trasversale, ovviamente, no? Sì. Ginocchia divaricate, quindi il paziente è seduto, ginocchia divaricate, la stessa cosa facciamo. Fai vedere tu su Vittorio che è già inquadrato. Sì, benissimo. Allora, faccio vedere su Vittorio, però Vittorio dovresti... E come lo facciamo? No, com'era? Ah, com'è? Sì, perché così dietro è libero. Ok, allora, la stessa cosa dobbiamo fare. Prendere lo stesso contatto, quindi pollice destro, sagriga a destra, pollice sinistro, sagriga a sinistra. Ugualmente istruiamo il paziente a flettere prima il collo e il dorso. Le ginocchia sono leggermente aperte perché le braccia, Vittorio, piega giù, le braccia vanno all'interno delle ginocchia, va bene? Ok? Allora, vieni su, dritto. Io mi abbasso normalmente, così, alzo un attimino i vestiti in questo caso, prendo contatto con le SIPS, ok? E chiedo a lui di flettere il collo, il dorso e la lombare. Scendi con le braccia. Ok, e vieni su. Qui allora dovete sentire, siccome l'avete appena fatto in posizione in piedi, TFE, e quindi dovete sentire se, intanto se è lo stesso lato, ok? Quindi già è importante riscontrarlo coerente, no? Quindi lo stesso lato. E poi se il movimento è maggiore quando il paziente è in posizione in piedi o quando il paziente è in posizione seduta, cioè se il blocco è maggiore in piedi, che vuol dire che è più livio che in disfunzione nei confronti del sacro, o quando il blocco è maggiore da seduti, che vuol dire che è più importante il blocco, diciamo, riduttivo del sacro nei confronti del livio. Fatelo più volte con una massima accortezza che la discesa del paziente deve essere sempre modulata e sempre armonica. TFS, la stessa posizione.
Sì, così lo senti, le SIPS le senti meglio, vedi? Rispetto ai piedi, le SIPS si sentono, su di lui si sentono. Tengo le mani qua. Mm? E riflette. Esatto. Vai. Ok. Sì, si Come va? muove sempre uguale. Uguale qui. Sempre più a sinistra. Il tasto è coerente? Due volte, così vedi. No, non è quello. non farlo perché... Allora, tenete presente che il parametro che a noi interessa capire fra il TFE e il TFS è si muove dallo stesso lato prima, cioè si muove sempre di più dallo stesso lato, sì o no? E di quanto si muove da quel lato? Abbiamo una valutazione che va da 1 a 3, quindi dobbiamo dare un parametro. Si muove in piedi una X, seduto 2x, oppure in piedi 3x e seduto una x, ok? Quindi dobbiamo anche dare un valore a questo movimento per capire quale dei due è prevalente, è maggiore. D'accordo? Quindi raccogliete anche questo elemento. Diciamo che da seduto va meglio. Va meglio in che senso? Si sente. È meno bloccato. È meno bloccato. Ma il movimento è maggiore, l'escursione è maggiore da seduto o da in piedi? Capito? Ma perché nel peso, no? No. Allora, Io riesco perché se a è maggiore valutarlo il di più TFS da vuol dire seduto. che gli studi questa è una cosa che riesci a valutare meglio, sì. Però se devi fare la differenza tra, si chiama anche risalita dei pollici, no? Che in piedi il sinistro parte prima e parte di su. Da seduto, ok, parte sempre prima, ma c'è meno differenza, è più short, è più simmetrico da seduto che da in piedi. Questa è la cosa importante. Lo riscontri così? E allora è così, è certo perché è così. Quindi vuol dire che Quindi in piedi avevamo una maggiore escursione. avevamo una maggiore escursione che significa che c'era il blocco che era sulla dieta, giusto? Quindi TFE è più positivo del TFS, giusto? Allora, adesso noi abbiamo tre valori, indichiamo con 3x, 3x è la massima differenza, 3x è la massima differenza. Se su di lui il TFE è 2x o 3x, oppure il TFS è una x o 2x, cioè c'è una distanza, diciamo, della metà oppure di 2/3. Ok, quindi 2/3 più o meno. Ok, Quindi il ciao. TFE Due crocette, TFS una crocetta. Ok, benissimo. Sì, già un'indicazione. No, l'escursione, quando si muove? Allora diciamo che un test chiaro è 3-1, ok? Un test 2-1 è un test no, perché gli fai un po' di lavoro e quel blocco lì si toglie. Io lo so E quindi perché noi andiamo a cercare quella disfunzione primaria, no? Quando andiamo a fare il TFE, il lavoro di attenzione su di lui, vedi poi che quella positività lì scompare quasi. Sì, scompare quasi. Avete capito il discorso delle X? Sì. Può essere che da seduta non trovi differenza e la trovi solo in piedi. Ma chissà perché Noi sappiamo perché. però prima di capire che trattamento di Sì, assolutamente. quindi la valutazione non fa il primo. L'hai già visto? Ok, Franco? Franco? Aspetta, poi mi stava facendo una domanda. No, doveva essere Adesso lo vediamo perché adesso andiamo a concludere la valutazione. Ci manca ancora un elemento. Qual è l'elemento? Adesso facciamo il dondolamento e poi il test di Downing, per forza. Allora, adesso approfondiamo un attimo. Allora, dovete tenere presente dal lato in cui avete trovato positivo il test, va bene? Sia lo start test che il... E questa è la risposta alla domanda digestiva.
Ok, il test e anche il TFE-TFS, no? Su due a sinistra. La mia domanda era: come faccio a capire se è il lato destro in disfunzione o il lato sinistro? Il TFE e il TFS mi dice qual è il lato in disfunzione e quindi io prenderò tutti i parametri di quel lato come validi, come riferimento. Cioè se avevo la SIAS più craniale e la SIPS più caudale, so che è quel lato che è in rotazione posteriore. Adesso faremo tutte le interpretazioni, capito? Però mi riferisco solo al lato in cui ho trovato il TFE e il TFS positivo, è quello che mi interessa adesso. Allora, poniamo il paziente supino, quindi mettiamo Supino. Allora, siccome vi ho già anticipato che nelle disfunzioni dell'articolazione iliosacrale c'è il terzo incomodo, okay. In questo caso proprio il terzo incomodo è proprio rappresentato dal pube, terzo incomodo il pube, guarda caso sempre questo pube è sempre il terzo incomodo. Che succede? Succede che noi dobbiamo capire se la problematica disfunzionale riguarda solo ed esclusivamente l'articolazione sacroiliaca oppure coinvolge anche la sintesi pubica, perché anche qui abbiamo tutta una serie anche di condizioni, patologie, una di tutte la pubalgia, che poi tutte la pubalgia vanno con l'infiltrazione, vanno con quello là, no, e la pubalgia tensiva degli adduttori è solamente una minimissima parte dell'origine della pubalgia. Io per un periodo ho trattato con i calciatori di Serie A, roba del genere, ho trattato moltissimi e di pubalgie proprio vere degli adduttori ne erano veramente poche. La pubalgia va da una problematica viscerale, okay, a una problematica tensiva, a una problematica diciamo dell'apparato urogenitale, ad una problematica di tipo cranio-sacrale, quindi diciamo è una cosa, è una sindrome secondo me, non possiamo definirla. Allora noi osteopaticamente dobbiamo trovare degli elementi per capire in questo anello pelvico, visto che ci sono 3 ossa e 3 articolazioni, le 2 articolazioni sto testando, c'entra qualcosa il pube o non c'entra il pube? Abbiamo anche qui un altro test che ci estende l'esame, quindi dal TFE e dal TFS. Allora, TFE ci indica se la problematica è iliaca. Quando è presente il TFE, nella problematica del TFE potrebbe esserci anche una problematica pubica, ok? E poi c'è il TFS che è una problematica di tipo sacrale. Mi spiego? Per differenziare un TFE dovuto a una disfunzione di tutto l'osso innominato o dal TFE che ci indica invece che la problematica, guardate che sta coinvolgendo anche il pube, sotto forma di pubalgia, sotto forma di cistiti, sotto forma di sindrome pelvica ad esempio della donna, sindrome diciamo così del ciclo mestruale, tutto quello che ci vogliamo mettere dietro lo possiamo metterci perché veramente possono esserci molte cause. Applichiamo un altro test, l'altro test si chiama il TOEIC test d'ondonamento degli innominati. Allora, con la porzione basilare della mano destra e sinistra appoggiamo sopra alle SIAS, ok? E dopo aver fatto una pressione bilaterale, manteniamo una certa pressione e spingiamo alternativamente con la mano destra e la mano sinistra. Troveremo sicuramente un punto più resistente o meno resistente. Allora, prima spingono tutte e 2 le mani, poi resta una certa pressione bilaterale e spingiamo a 2 colpi con una mano senza tornare completamente indietro ma mantenendo una certa
pressione, senti? Con tutte e due, e poi dall'altra parte. Dovremo percepire una condizione resistente, una condizione resistente, una condizione cedevole, no? Cedevole o resistente. E qua è cedevole. E qua è più... Infatti non non va. va. È più Ok, come sto facendo? Cioè la parte giusta? Ok. C'è un po' di errori. Doi test. Lì non Lo sento proprio. Qui se l'ira anteriore e posteriore entra fino ad un certo punto, perché io vado a sentire non la posizione di partenza, mi spiego? Ma vado a sentire, vedi, il tipo di reazione che c'è, ok? Io faccio prima così. Dove sei più resistente? Più resistente. Adesso per caso. Adesso come sei messo? Non è questa non è Facile, lo sei preso facile, Dopo il cavallo mi Qua più resistente, giusto? Ok, lento, ok? Vedi? Su di lui invece? Su di lui a sinistra. No, sì, perché qua oscilla bene. Qua si sente un po' la roba. Quindi questo test qua va incluso proprio in un esame. Questo è bellissimo. Ok, quindi già il TOEIC test. Quindi allora qua abbiamo un po' un punto di. Ok. Dove trovi tu maggiormente resistente, allora, più duro? Sì, diciamo abbastanza difficile perché è abbastanza, è vero, un po' però difficile. Un po' più di No, secondo me forse. Quindi in caso di problematiche, questo però, il TOEIC test va poi approfondito con un esame. Noi abbiamo visto dei punti di repere del livio e del sacro. Quali sono i punti di repere del pube? I punti di repere del pube dove è il modellino? Ah, ok, grazie. Allora, il punto di repere del pube, chiaramente, sono questi due tubercoli qua. Quindi qui c'è la sintesi pubica, qui c'è l'altro pube di fianco in pratica, ok? Quindi scendendo con le mani sulla linea mediana dall'ombelico verso giù, uniamo gli indici e i medi. Allora, gli indici vanno a colmare lo spazio tra un tubercolo e l'altro, vedete? Ok? Tra il tubercolo e l'altro. Invece i medi vanno praticamente a valutare le altezze e le posizioni del tubercolo pubico. Quindi in caso di problematica pubica, queste, diciamo così, differenze, lo vedremo domani quando tratteremo il sacro, comunque ve lo sto solamente anticipando, e quindi andiamo a vedere se c'è coinvolto il pube. Qui l'anamnesi del paziente e le condizioni anche cliniche del paziente possono darci un grande aiuto, perché qui abbiamo il legamento inguinale, quindi con tutta la sindrome, diciamo così, inguinale, abbiamo tutta una serie di problematiche riflesse, ad esempio a livello della cavità pelvica sia nell'uomo che nella donna. Abbiamo una problematica, ad esempio, che si riflette a livello dell'aspetto linfatico, diciamo dell'arto inferiore, punti riflessi, ad esempio sulla fascia lata, ne abbiamo di cose che possiamo poi andare ad investigare. Ora, Mara, dove è andata a finire? È uscita. Allora, andiamo avanti noi. Allora, a questo punto, questo l'abbiamo fatto, e adesso facciamo un altro test che si chiama proprio letteralmente così. Questo test si chiama test di allungamento e accorciamento dell'arto, cioè lo prendiamo anche come esperimento. Okay? Noi sappiamo che fisiologicamente c'è già una sorta di malleabilità a livello
della saciliaca. Cioè, quando già noi camminiamo, ok, c'è già questa alternanza, ok? Quando io appoggio va indietro, quando io sollevo vado avanti, c'è già questo movimento, no? Di sollecitazione che avviene a livello dell'ilio, no? rispetto praticamente al sacro. Come possiamo testarlo clinicamente? Lo testiamo attraverso due posizioni estreme, coinvolgendo come leva lunga l'arto inferiore. E vi facciamo subito adesso lo faccio anche come esperimento con voi per andare proprio ad entrare con un fattore di palpazione quello che avviene proprio a livello del bacino. Ovviamente allungamento e accorciamento momentaneo, quindi non è che noi allunghiamo permanentemente un arto o lo accorciamo permanentemente, ma è una condizione transitoria che riusciamo a giocare con tutto l'apparato legamentoso Allora, facciamo così, poniamo il paziente supino, lo faccio da questo lato qua, quindi lui si avvicina al bordo del lettino, allineato, quindi non al centro, ma un po' più vicino, ok, Vittorio, un pochettino più vicino, grazie, sì. Così, questa mano la puoi tenere su. Ok, allora, i test praticamente sono due, abbiamo detto. Allora, se noi partiamo da una condizione normale, no? Quindi noi facciamo così, misuriamo. Quindi misuriamo. Qual è più lungo, qual è più corto? Qual era qua? Più lungo, più corto? Quasi pari adesso. Sì. Quasi pari, giusto? No, a destra però più lungo. Più lungo. A destra. Adesso. Però lui ha il blocco qua a sinistra della six, capito? Sì, E sì, anche sì, dietro, sì. posteriormente. Sì. Ok. Allora, diciamo che noi partiamo da così. Quindi lo facciamo da tutti e due i lati, Ok. Allora, la meccanica ci dice che se noi flettiamo l'arto, lo portiamo in rotazione esterna, ok? E lo portiamo in abduzione, ok? Diamo, ti fa male il malleolo appoggiato così? No. Ok. La posizione giusta è questa. Ok, la posizione giusta è questa. Perché mi metto così? Non spingo sulla tibia perché posso, non so che condizione ha il ginocchio, giusto? Quindi io spingo il femore. Sono appoggiato sulla SIAS controlaterale, ok? E devo restare così in rotazione esterna, in abduzione e in flessione per circa 30 secondi, mantenendo una pressione costante. Cosa ci dice la meccanica? La meccanica ci dice che in queste condizioni, attraverso le linee di inserzione della capsula articolare dell'anca e al complesso il complesso legamentoso, in modo particolare il legamento di Vertenne, l'ilio è costretto in qualche modo a compiere una rotazione anteriore. Ilio, rotazione anteriore, flessione, rotazione esterna e abduzione. Quindi faccio in questo modo qua, lascio 30 secondi, poi senza che il paziente fa movimenti attivi, ok? Quindi io prendo, questo qui è il metro, quindi questa gamba non si muove, io prendo il tallone, allungo, affianco solo questa gamba e l'avvicino. Guarda già che differenza abbiamo? Si è allungata un po', lo vedi? Si è allungata un po', è un allungamento momentaneo. Poi faccio la triplice flessione, quindi perché devo annullare quello che ho diciamo così sollecitato, no? A livello del bacino. Faccio una triplice flessione, ok? E poi mi creo l'altra condizione, cioè devo fare in pratica a questo punto l'accorciamento. Come faccio a causare accorciamento?
devo richiamare la tensione dei legamenti posteriori, ok? Quindi gli ischio-femorali, ok? Quindi devo in qualche modo richiamare il livio in una rotazione posteriore. Come faccio? Lo faccio attraverso il movimento combinatorio opposto, cioè la adduzione, ADD, rotazione interna ed estensione nel limite del possibile, ok? Mantengo questa posizione 30 secondi e poi sempre la gamba destra è il metro, l'appoggio e vado a verificare. Guarda qua quanto si è accorciato. Ok, questo è più su rispetto all'altro, vedi? Ok, momentaneamente. Perché? Perché abbiamo messo in gioco la tensione dei legamenti. Adesso fatelo voi autonomamente dall'altra parte, intervallando sempre tra un test e l'altro, intervallate sempre la triplice flessione. Io ogni volta che lo ripetuto. Sì, ma quello che conviene fare sulla gamba sinistra perché in teoria dovrebbe venire fuori che queste due zampe e ora stanno in destra. Però si parte sempre dalla posizione relativa. Capito? Quindi parti da misura io quando parto, così hai la considero già qual è differenza. eventualmente il grado di squilibrio, capito come? Cioè, è chiaro diciamo che da un punto di vista diagnostico, io lo posso fare anche solo sul lato in cui è stato positivo il TFX. Però per didattica, per tutto, perché facciamo le cose un po' più approfondite, lo facciamo l'esame. Giusto? Ma anche adesso che c'è la è ancora più bello. Sì, certo. A volte schiocca. Di mamme che stanno partorendo? Aspetta, partono tutte, eh? Aspettano un po'. Tutte incinte, tutte che partoriscono, Madonna. Quanto no? Facciamo flessione. Allora, inverti. Allora, per accorciare la cosa, ADD, adduzione, rotazione interna, però devi portarla in estensione, più vicino all'estensione. Cioè lui deve stendere, no? Sì. Devi portarla verso, devi spingere comunque tu verso l'estensione. Mentre quando fai l'allungamento, scusami, quando tu fai l'allungamento, la tua spinta, metto le mani inverse, la tua spinta è questa, ok? Quindi spingi, vedi, verso la abduzione, no? Spingi verso l'abduzione. Quando fai invece l'accorciamento, tu spingi verso l'estensione, blocchi qua e spingi verso qua, ha iniziato una ora che alza l'una. Ok. Adesso fai triplice flessione. Andiamo a restare. Ah sì? Sì, 1, 2, 3 che Come va qua? Sì, però Se tu fai qualcosa per gli altri, la prima cosa, Vittorio, che devi fare, la devi fare per te stesso, quindi l'osteopatia prima deve far bene a te, no? Poi no?